Buongiorno, siamo qua con il nostro numero 11, Jerome Dyson. Chi inizia? Dopo da su Milano, quello che è rimasto. Something about the game with Milan? It was a tough game. I mean, obviously, I think everyone saw. I mean, they came out with more energy than us, and they hit a lot of threes, which really hurt us because they were all wide open, uncontested shots, and so we got behind, and it was hard to get back into the game at that point. But we just had to keep fighting. I mean, it wasn't at the point where we know that it was probably a game that we couldn't win, but we still had to continue fighting and making sure that we didn't lay down and just let them keep on doing whatever we want. And so for me, I knew I just had to keep fighting and just try to not make it look as bad as it was. È stata assolutamente una partita difficile, loro sono arrivati nel campo con molta più energia rispetto a noi e noi siamo stati dietro per tutta la partita, per cui è stato difficile recuperare, ma penso che il punto principale sia continuare a essere focalizzati in quello che noi vogliamo, continuare a lottare per quello che noi vogliamo e non farci intimorire da questa prestazione. In che cosa è superiore Milano? The things which Milan is better than Sassari for you, which are these things? I don't think so. I think this year we have 2 cups and they have 0, and so I wouldn't say that they're a better team than us. They won at home when they were supposed to. I don't think they're a better team than us at all. Non penso ci siano cose per cui Milano è superiore a noi. Noi abbiamo vinto 2 coppe, quest'anno loro 0, per cui anche nelle prestazioni contro di loro abbiamo dimostrato che loro non hanno niente di superiore a noi. Per cui Sagretti ha detto nell'intervista che lui e Logan non volevano uscire dal campo, gli dava molto fastidio la differenza di campo tra le due squadre. Che cosa ha provato lui, le emozioni davanti a questo gap, come si sentiva? the coach said that you and David doesn't want to go out from the court and that you say that there is like c'era una, mi ripeti la seconda parte? Okay, there is a big gap between you and Milan as a result. How do you feel about this? And yeah, I mean, like I didn't want to come out. I mean, like I said, it was a game that we couldn't just lay down and let them feel good about themselves, because hopefully we'll see them again towards the end of the season. And so when we were down, I don't know, 20-something points, that he told me to come out for a couple minutes in the start of the fourth quarter, and I was telling him that I wanted to stay in because we know how big of a game it was and how much it could impact the results at the end of the season, allow them to have so much confidence. And so for me, I don't lay down at all. I'm going to keep fighting until coach allows me to. Sapete, non volevo mollare, volevo continuare a lottare fino all'ultimo, proprio per quello che vi dicevo prima. Sapevamo che noi non eravamo minori di loro come prestazioni, che potevamo fare più di loro, per questo non volevo arrendermi, volevo continuare a lottare fino alla fine, per cui quando sono uscito un attimo fuori, eravamo 20 sotto, poi rientrare al quarto periodo è stato un momento un po' difficile, però niente, scusate, 2 giorni fa era così. Loro hanno trovato, c'è stata un'accoglienza molto particolare, un ambiente molto caldo, comunque significa che in qualche modo vi temevano. There was like a not development there. There was a very nice welcome. So they say that he said that you have like they have fear of us. What do you think about it? I think they do. I mean, you can tell by their fans. I mean, when we got to the game, it was crazy from the beginning, and they had a big sign there waiting for Dave. I think they really do. I mean, this was an important game for them to win, and that's how they treated it. They came out ready
to play, and they did what they were supposed to on their home floor. Assolutamente, loro avevano paura di noi, si è visto anche dall'accoglienza che hanno riservato a Logan, sapevano e sapevamo anche noi che era una partita molto importante, che bisognava vincere, e l'hanno dimostrato anche dall'accoglienza che ci hanno riservato. È curioso che sabato giochino contro Trento, che è la squadra che gli ha dato più punti in questo campionato, forse la partita più brutta che hanno fatto. So the Saturday you play against Trento, that is the game. It was from at the beginning of the season, the game more harder for us, like 22 points of difference between Trento and us. What do you think about this game? I think that having Rakim back is going to help. I mean, we weren't healthy at the point at that time. I think now that we're at home also is going to help us a lot. It wasn't a game that we were ready for, and I think we definitely got to come out ready this time. And I think at this stage that we were a more healthier team than we were at that time, and we're playing a lot better basketball than we were then also. Penso che all'andata non eravamo abbastanza focalizzati sulla partita, adesso è la verifica e la prova per dimostrare a tutti che possiamo arrivare ed essere focalizzati contro di loro, ed è quello per cui dobbiamo lavorare questa settimana, continuare a lottare, a lavorare duro per arrivare il giorno della partita il più preparati possibili. Da quel giorno, dove è stata la peggiore sconfitta, hanno perso pochissime partite, cosa è cambiato? So, that game, at the beginning of the season against Trento, was the worst lose of the game. But from that game, you start to win a lot. What's happened for you? What was the gap? We got healthy. We got rest. And we got healthy. At that point, we were still playing 2 games a week, and we had injuries, and we weren't able to get practice and get comfortable with each other. I think that was the biggest thing for us, that we had to get back as a total group. We're a much different team than we were at that time. Like I said, we didn't have Rakim for that game. Miro was here at that point. Now we don't have him, and we have Kenny here now, so the group of guys is totally different than what we came out on the floor with that day. Penso che da quel periodo lì noi abbiamo iniziato a stare sempre meglio anche fisicamente. Quel periodo là giocavamo 2 partite alla settimana e avevamo un sacco di compagni infortunati. La squadra oltretutto è cambiata durante il percorso, non abbiamo più Todic, ma adesso c'è Kenny che sta dando un grande contributo, oltretutto c'era Rakim infortunato, e poi soprattutto stiamo sempre giocando più insieme, ci siamo allenati sempre più insieme, abbiamo sempre più confidenza tra di noi e come squadra, per cui è questo quello che è cambiato. Se dovessi rigiocare la partita con Milano, cosa cambierebbe? Che so, l'approccio oppure anche solo la difesa sui tiri dall'area? So, if you start again the match against Milan, what did you change? What do you change about that game? Better defense. I mean, that was just the key for the game. I mean, we gave up too many wide open shots, and at that point they had a lot of confidence. I mean, they could have made a shot from anywhere at that point, and so it's hard to beat a team at home when you give them so much confidence early in the game. And you know what? That's the type of game they like to do, is put up a lot of threes, and so they did that. I mean, we trapped them out of top, and they was hitting the short roll and then making an extra pass and making uncontested shots, and so that was the key for the game. I mean, if we can't get stops, you can't win games. Assolutamente una migliore difesa, le abbiamo lasciato un sacco di canestri semplici, aperti, e questo è quello che ha portato la partita ad andare verso la direzione sbagliata, per cui migliorerei assolutamente questo. Lui sta migliorando molto
come playmaker, nella gestione, nella lettura delle situazioni. Cosa l'ha aiutato questo? Il potersi allenare appunto di più con la squadra o che ha capito che può essere anche un ottimo playmaker pur essendo un grande realizzatore? You grew up a lot as a playmaker. What helped you about to do this, to grow up always? And you think that it's so much important to be like a good playmaker and also to maybe to make less shots than at the beginning of the season? Like it's also like the reading of the match. You just gotta take. I mean, you gotta take what the defense is giving you. I mean, you just gotta go out and play. I don't really go out and say I'm gonna try to do this and that. I'm gonna do the thing necessary for our team to win. Whether that's me having to pass the ball all night or me having to score. So I just take the game as it comes and try to do my best there. In realtà tu prima della partita non pensi a cosa devi fare, se fare più punti o passare più la palla, semplicemente vai fuori e giochi e fai quello che può aiutare di più la squadra a portare a casa la partita e a vincere, quello che mi interessa fare, per cui non tanto fare più passaggi o fare più risultati, ma quello che serve in quel momento per vincere, per giocare di squadra e vincere. Però è dubbio che è proprio migliorato come playmaker rispetto all'inizio, cioè è più bravo a leggere le situazioni. But you say, but there are no doubt that you grow up as a playmaker, so to read the situation and to understand what the team needs in that situation. Yeah, I mean, that's happens during the season, that you grow as a player and you get a better feel of your teammates and your surroundings, and so. And once that happens, you start to evolve, and you know what your teammates like to do and what the coach likes. And so I think Mayo gives me a lot of freedom to, when I'm out there on the floor, to call plays, and I talk with the guys and what they feel like what we should do or what we need to do. And so I think that's the biggest thing that has changed from the beginning, is the freedom that I have out there to kind of control the team. È assolutamente quello che accade man mano che la stagione va avanti, conosci di più i tuoi compagni, conosci di più il gioco, quello di cui i tuoi compagni e la squadra ha bisogno, e poi oltretutto Meo mi lascia un sacco di libertà ogni volta che scendo in campo, dandomi la possibilità di parlare con i miei compagni, di dirgli quello che penso, e penso che questa sia la chiave di svolta e di cambiamento che man mano si ha sempre di più durante il campionato, questa libertà di fare quello che so fare per la partita e per il gioco. Quanto è difficile per un americano come lui calarsi nella filosofia Dinamo piena di eventi collaterali, di progetti tipo Torino pochi giorni prima della partita, ma anche quanto conta la vetrina che dà questo essere sempre in mostra per lui, visto che ha pubblicato sui social un summer camp già che contiene il suo nome, e il college lo segue. How much is difficult for an American player as you to put yourself in our reality, in Dinamo philosophy that is full of a lot of events like Turin and the university, and also here in Sassari. And she said that you always write in the social these events, like the campus the campus for the juvenile sector, in which you are like one of the protagonists. It's hard. I mean, sometimes, it's just coming from, US, you don't do a lot of that kind of stuff, and for American it's hard, because a lot of times we're sitting there and everyone is speaking Italian and we have no clue what's going on, and so it's sometimes it's hard. And sometimes it just comes at wrong times. I think it's necessary to do those type of things, and so, but sometimes it could be at better moments. And she speaks also about the window, that it's an important window for the team. Are you agree about this?
something to show the teams in Sardinia, in Italy, and in Europe. There's a lot of events of entertainment. Yeah, no, like I said, it's important. I mean, to build a fan base and to build revenue. I mean, those are some of the kind of things you have to do, and so. But like I said, sometimes it just comes at bad periods where it could be better placed at a better time. Just to complete your answer. Sicuramente è difficile per un americano, lo ammetto questa cosa qui, perché non siamo abituati a partecipare a così tanti eventi, non è nella nostra cultura, ecco, non c'è questo, però anche per l'italiano, perché tutti ovviamente parlano in italiano, quindi non sai bene che cosa sta accadendo, ma nello stesso tempo penso che sia assolutamente importante e sia un'importante vetrina per la squadra, è una cosa che bisogna fare. Sembra tutti siamo andati, lui finalmente sia più a suo agio nella sua esperienza a Sassi. All'inizio era un pochino, non dico diffidente, ma un po' circospetto, diciamo, che adesso è molto più rilassato, mi sembra che stia vivendo meglio tutto quanto, sia in campionato sia fuori dal campo. He said that you started to be comfortable here in Sassari also, and that he can say this on the court but also outside the court, like in your living in Sassari? Yeah, I mean, it has to do with, I do feel a lot better. I mean, there's times where you, you miss your family, but I mean, that's probably the thing that makes a lot of Americans that when you get here that it's hard because you're here for so long and without a break, and some people don't get to see their families at all. I was lucky. I mean, I got to see my family for a good 3 months out of the time, and so. But for some people, it's hard, and sometimes you might hit that wall where you're like, I've been here for a long time, and I know some of the players, and you speak to some of the players even on the road, like you go see other teams, it's like, man, I wish I could get a couple days just to go home, see my family, and to rejuvenate myself. And so I think that's what a lot of the Americans have trouble with. It's just adjusting to the 10-month time that you're going to be here and not being able to get home for a holiday here or there. And so that's just something that you got to deal with, knowing that coming over here that you might not get a break, and it could be a long time. È vero questa cosa qua, sicuramente mi sento sempre meglio in questa realtà. Sicuramente per un americano è difficile, ma per un americano e per un giocatore di basket, ma fa parte del nostro lavoro, è difficile stare per 10 mesi lontano dalla propria famiglia. Sapete, ogni tanto dici, mamma mia, vorrei un sacco prendere 2 giorni, tornare a casa, vedere i miei amici, vedere i miei parenti, ma nello stesso tempo mi ritengo molto fortunato anche rispetto ad altri miei compagni che non hanno avuto la mia fortuna di avere per 3 mesi la mia famiglia qui, per cui fa assolutamente parte del nostro lavoro. Può essere molto difficile, ma dall'altra parte sono contento, anche perché ho un sacco di compagni americani che mi fanno sentire un po' a casa. And you always feel better winning versus losing. What? You always feel better winning versus losing. When we won. Yeah, you always. E sicuramente anche vincere un sacco di partite ci fa sentire meglio, e anche il pubblico si anima di più, e questo ci aiuta a star meglio, i tifosi. Allora speriamo che scoppi di salute alla fine. He said, so hope that at the end of the season you will be so much healthy and happy, because maybe this means also that you win a lot of games. Yeah, I hope so. I hope that's a big thing for us. We gotta be healthy. If we get a full group of guys, I think we have a great chance of doing bigger things towards the end of the season. Like just
it would have helped us having that good these past couple games. I mean, to have another point guard there, and so we just need a healthy team and to be strong at the end of the season. Assolutamente, speriamo di sentirci sempre al meglio e abbiamo assolutamente bisogno di avere una squadra che sia al meglio per la fine della stagione, per essere sempre più focalizzati verso i nostri obiettivi e arrivare fino in fondo. Logan ha parlato anche un po' di fortuna, anche se la stagione è ancora lunga. Lui ha qualcosa da dirci in merito oppure ancora niente? She said that last week in this interview, Logan talked a little bit also about the future. Can you say something about your future, or it's not the time? I don't know about much about my future. I don't think that's really up to me. I think that's up to Freddie and the president. I don't really make those decisions. I guess we have to see once the end of the season what happens. But I haven't made a decision one way or another. Non ho tanto in realtà da dirvi e da raccontarvi sul mio futuro. Sicuramente dipenderà tanto dalla fine della stagione, da quello che saranno le decisioni della società, del presidente, del nostro general manager. Per cui stiamo concentrati adesso sulla fine della stagione e vediamo che cosa accadrà cammin facendo. Cosa pensa di Meta World Peace e della possibilità che possa incontrarlo nei playoff? What do you think about Meta World Peace and the possibility to meet him in the playoff? Oh man, I think it'll be exciting. You saw last night. I mean, he had a pretty good game for just to be in his second game here. I think it'll be exciting. I think it'll generate a lot of fans wanting to come and see him play, and so I think it'll be exciting. I mean, it's always exciting when Meta World Peace is out there playing. Penso assolutamente che possa essere una cosa molto eccitante. Lui ieri ho visto la partita, ha fatto un'ottima prestazione per essere la sua prima partita qua in Italia, e penso che genererà un sacco di tifosi, e sicuramente penso che sia sempre eccitante quando incontri un giocatore come Meta World Peace. Ci sono altre domande? Thank you so much, Jerome. Thank you.